Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi volevo fare un rinvaso di queste due Phalaenopsis che ho preso qualche giorno fa dal vivaista. Volevo rinvasarle perché queste stanno sul composto, insomma, da quando che sono state coltivate. Volevo cambiarlo e metterli in sfagno. Lo volevo fare con voi per farvi vedere la facilità del lavoro che facciamo di volta in volta. Allora prendo il vasetto, l'orchidea, la Phalaenopsis in questione, eccola qua. Allora, è venuto via tutto molto facilmente, tranne che due pezzettini di barche che sono qui. Non li tolgo perché non voglio rovinare la radice. Qui c'è il getto floreale, se lo vedete, che sta venendo fuori. Non so se riuscite a vederlo, questo piccolino qua è il getto floreale. Questa primavera dovrebbe dare i fiori. Allora, le radici sono argentee e tutto ok. Andrebbe bagnata se stesse nel vaso. Allora, prendo il vaso trasparente. Prendo anche lo sfagno che ho già preparato, già bagnato. Gli do semplicemente una strizzata per togliere l'acqua in eccesso. Qualche volta va anche ripulito se ci sono dei pezzettini di legno, dipende, ecco, come dicevo negli altri video, dalla qualità dello sfagno stesso. Questo l'ho appena bagnato, l'ho strizzato, guardate la facilità del lavoro che facciamo, no? Se noi prendiamo lo sfagno, basta che lo appoggiamo sulle radici, come se lo dovessimo rivestirlo, se dovessimo avvolgerla delicatamente. Prendiamo altro sfagno, lo mettiamo qua. Ecco, quando abbiamo avvolto il pane delle radici, giusto che abbiamo fatto un avvolgimento di tutte le radici, più o meno fatto, cerchiamo di lasciare fuori quelle che già stavano fuori, perché dicono gli esperti che quelle che già stavano fuori praticamente sono radici che poi hanno più velamen e potrebbero dar problemi. Quando abbiamo fatto questo lavoro di avvolgerla senza che ci impazziamo tanto, prendiamo il vasetto, questa la lasciamo fuori, appoggiamo giù, è fatto. Ecco, questa è fatta come Phalaenopsis messa nel vaso. Non c'è bisogno di comprimere, non c'è bisogno di stressare molto la pianta. Eccola qua, il gioco è fatto, è stata messa nel vasetto con lo sfagno e tutto. Adesso noi non la bagneremo, la lasceremo stare qui per qualche giorno, fino a quando poi lo sfagno non si asciugherà. Eccola qua. Ok, non l'abbiamo compressa, abbiamo semplicemente avvolto le radici e questa è fatta. È molto semplice come lavoro, tante volte uno non sa come fare. Ho voluto fare questo video per farvi vedere come non dobbiamo mettere giù la piantina e poi tribolare a mettere giù lo sfagno. Eccola qua, questa è fatta. Poi metteremo il nome, in questo caso era una cornucervi, quest'altra un altro tipo di Phalaenopsis, lo stesso prendiamo, buttiamo via tutto il composto vecchio, le radici sono un po' attaccate, esatto, qui c'è da perdere un po' tempo perché le radici sono passate anche sotto, sono passate sotto al vasetto, ce n'è qualcuna vecchia rovinata, cercheremo di toglierla in modo tale da non far danni. Sicuramente questa andrà persa, ma non è un problema. Si sono attaccate queste radici al vaso vecchio, quindi cercare di non far danni diventa una cosa un pochino più impegnativa. La sento che mentre la togliamo si strappa un po'. Eccola qua. Allora, buttiamo via il tutto. Esatto. Allora, dobbiamo far uscire la radice questa sotto, è un po' difficile senza romperla, però ci si riesce e ci siamo riusciti. Abbiamo tolto la radice che stava sotto. Miracolo, miracolo, miracolo. Abbiamo fatto. Allora, tolgo tutti questi pezzi di bacche. È facile, anche qui vengono via molto facilmente.
Ok, se me ne rimane attaccato qualcuno, voi vedrete che ne rimane attaccato qualcuno, lo lascio. Cioè non voglio stressare la pianta perché le radici sono asciutte, andrebbe fatto radice bagnata, però non voglio, ecco, se viene via giusto con un colpetto, bene, se no non voglio dare stress a queste radici, anche perché queste sono Phalaenopsis botaniche, quindi sono Phalaenopsis, diciamo che le botaniche richiedono un occhio in più, anche se poi con l'esperienza mia, anche le ibride, quelle che noi compriamo sui garden, richiedono un occhio in più, forse tutte le orchidee richiedono un occhio in più. Allora, ho cercato di togliere i pezzettini, eccoli qua, senza fare tanti danni, non ho forbici, non ho preso nulla per tagliare perché non voglio tagliare, sono riuscito a toglierli quasi tutti, benissimo. Allora, questa c'ha parecchie radici, quindi cercheremo lo stesso, no? Quando avete una Phalaenopsis che ha questa tipologia di radici, cioè tante, anche qui non dovete mettere giù la pianta nel vaso e poi tribolare a mettere sfagno. Vi faccio vedere. Ho preparato un vaso, ma forse vedo che non è la misura giusta. Forse ci organizzeremo per un vaso un pochino più grande. Forse abbiamo questi qua. Vediamo. Allora, prendiamo sempre lo sfagno che abbiamo qua, lo tiriamo fuori, lo mettiamo qui, diamo una strizzata per togliere un po' tutta l'acqua in eccesso. Ci siamo, questo è lo sfagno, lo stesso prendiamo, qui in questo caso abbiamo un'insenatura sulle radici, ci facilita il compito, no? Perché praticamente riusciamo a metterla dentro la parte dello sfagno semplicemente perché la pianta possiede già un'apertura sua. Una volta messo lo sfagno ne aggiungiamo altro perché evidentemente non è bastato, strizziamo, perché è giusto metterlo strizzato, cioè non lo possiamo mettere giù pieno d'acqua, che sennò partiamo già che la pianta ha tantissima umidità. Quando abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo rivestita, guarda, prendo lo sfagno qua, quando l'abbiamo rivestita in questa maniera, mettiamo giù sul vaso, cerchiamo di mettere giù tutte le radici e poi la pianta si sistema, eccola qua. La pianta si sistema da sola. Non ho voluto prendere un vaso gigantissimo perché per assurdo con le Phalaenopsis, ma con tutte le orchidee, il vaso deve essere giusto. Con le terrestri possiamo eccedere, non ci sono problemi. Con le terrestri possiamo eccedere. Possiamo mettere anche qualche misura in più, Cymbidium, Paphiopedilum. Con la Phalaenopsis, siccome dopo dobbiamo gestire bene l'acqua, l'umidità all'interno della casa, se rimane qualche spazio, vedete? Io mi aiuto con una matita, cerco di mandare giù bene, se proprio mi rimane qualche spazio vuoto di sfagno in cui non è arrivata bene sul vasetto, mi aiuto con la matita o con un altro attrezzetto senza far danni alle radici, mando giù in modo tale che riesco ecco, degli spazi vuoti possono rimanere, non è che siamo sempre super precisissimi quando facciamo, ecco, però ecco, abbiamo messo, esatto, guardate, senza tribolare a metterla giù, perché tante volte uno si domanda come faccio a mettere lo sfagno, guardate, qui rimane un pezzettino, lo posso mettere, senza compressione, assolutamente no compressione perché lo sfagno ha bisogno di non comprimersi, perché sennò poi può provocare asfissia. Questo è un rinvaso che durerà 6 mesi, 8 mesi, un anno? Beh, lo vedremo perché tanto poi diventerà verde sopra, diventerà tutto verde con la luce artificiale o con la luce del sole se la mettiamo. Eccola, fatta. Il gioco è molto semplice. Poi queste le abbiamo lasciate fuori, abbiamo detto, perché sono radici che già stavano fuori con un velamen esterno. Questa pure stava fuori, la rimettiamo fuori. Non vogliamo metterla in, a parte che bella secca, bella andata, possiamo anche tagliarla. Volevo farlo con la mano, non ci riesco. Prenderò una forbice disinfettata e faremo. Il lavoro è fatto. È una cosa semplicissima. Tante volte chi passa dal barca allo sfagno ha il dubbio di come poter fare per
per poter mettere questo materiale che in realtà sono tutte quante fibre all'interno della pianta. Ecco, molto semplice. Ho voluto condividerlo con voi. Come mi capita di fare dei rinvasi, faccio il video, così lo possiamo vedere insieme. Non le bagno, chiaramente adesso queste rimarranno ferme in questa situazione per una settimana. Vedo, lo controllo, l'importante è ecco, che magari la pianta in questo momento del rinvaso può aver subito un po' di stress, quindi non c'è bisogno di annaffiarla, di bagnarla. Ci regoleremo, la bagneremo dall'alto, mai mettere un sottovaso, mai dare l'acqua da sotto, perché questo materiale, lo sfagno, più acqua gli diamo e più ne beve. Invece noi dobbiamo regolare l'acqua che diamo, perché questo più ne beve e più ne dà e le radici poi potrebbero andare in marciume. Invece dandola da sopra vediamo l'acqua che diamo, vediamo, ecco il colore suo, il colore dello sfagno è questo quando è bagnato. Quando diventa asciutto diventa chiaro, 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 proprio biondo, biondo. Quindi diventa facile sia per il vaso trasparente sia per il colore dello sfagno stesso. Quindi abbiamo dei strumenti, il vaso trasparente, il colore dello sfagno, possiamo anche mettere un dito dentro, no? Se mettiamo un dito sentiamo a che punto è l'umidità. Bene, spero di aver fatto questo video una cosa gradita per vedere come faccio io, così potete anche voi vedere un sistema, ognuno ha un sistema suo. Io ho adottato questo e questo vi propongo. Grazie di avermi seguito, ci vediamo poi al prossimo video, a presto.